Amici, come va? Benvenuti a tutti a questo nuovo video del canale. Io sono Luca, ragazzi, e oggi ci tocca parlare di Ocean Store perché ci sono arrivati dei corallini. Ok, eccoci qui con il pacchetto. Come vedete viene in cartone, poi in polistirolo, e adesso andiamo ad aprire perché non so davvero cosa mi hanno mandato. Tanto il packaging onestamente perfetto, con un poco anche di cartone dentro. Le buste tutte raccolte, sono fresche, abbastanza fresche. Vengono tutti i coralli, non so se li vedete, chiusi in un proprio recipiente di plastica rigido. Adesso lo andiamo a vedere, però ecco qui quello che ci hanno inviato, e devo dire che l'invio in 24 ore che ci propongono e fanno con UPS solitamente lo riescono ad evadere abbastanza bene ed abbastanza velocemente. Appunto sono partiti questi corallini alle 12 di mattina di ieri, sono arrivati alle 12 di mattina di oggi, quindi praticamente come vedete abbiamo tutto qui. Sono 1, 2, 3, 4, 5 corallini che adesso apro questa busta e ce li andiamo a vedere un po' nei recipienti e poi li andiamo ad acclimatare. Spacchettati i coralli, come vedete, ognuno nel proprio recipiente ovviamente saldato, chiuso ermeticamente, mai aperto ovviamente, perché mettono dentro, chiudono e inviano subito a voi. Come vi ho detto, in 24 ore erano già qui i coralli e adesso passiamo all'acclimatazione. Come vedete già c'ho i guanti, perché ragazzi io sempre uso guanti, cerco di usare i guanti quando tocco coralli o comunque metto mano in vasca. Questi sono guanti senza polvere, quindi non vi preoccupate, se vi interessano sono guanti senza polvere in nitrile, ok, utili per appunto queste operazioni da fare con l'acquario, in modo da non rilasciare sostanze in vasca. E adesso li apriamo tutti, li mettiamo qui, vi faccio vedere un po' da vicino i coralli e poi li mettiamo in vasca, che adesso è tutto blu. Eccoci qui davanti alla nostra sala parto esterna, come sapete, per acclimatare i coralli. Abbiamo messo l'acclimatazione qui goccia a goccia. Qui vi voglio far vedere i corallini da vicino. Abbiamo alcuni discosoma, zoanthus là dietro, una favia qui avanti, questa è una chalice coral. Adesso vediamo anche su come stanno, sembrano stare abbastanza bene tutti quanti dopo questo invio. Qui dietro abbiamo un'acanta strea. Ovviamente adesso ragazzi sono un po' stressati i coralli perché stanno appunto arrivando adesso da un viaggetto di 24 ore. Ovviamente a questi coralli gli andremo a fare un dipping, una disinfettazione, ecco, per dirla in italiano. Poi ne parleremo in altri video più avanti. In questo caso utilizzerò leggermente dell'acqua ossigenata per andare a pulire delle zone con alghe, per appunto lasciarle senza queste alghe verdi che hanno su. Però queste sono alghe verdi di Truft che appunto crescono nelle vasche, solo che voglio stare attento e voglio essere sicuro di non inserire qualche altro tipo di alga all'interno della vasca, anche se devo dire che appunto, come dicevo, i coralli stanno in perfetto stato. Comunque queste alghe verdi che sono qui su queste, diciamo, su queste basette dei coralli sono alghe di Truft, quindi non sono alghe pericolose. Non vedo Bryopsis, non vedo qualche alga filamentosa particolare, non vedo alghe strane. Diciamo che è tutto nella norma, tutto quello che diciamo si crea in una vasca marina normalmente con il corso del tempo, e soprattutto in una vasca di coralli. Cosa buona è che, come vedete, ci sono pezzi sulle basette di alga corallina. Vedete qui dietro, qui anche c'è alga corallina, anche sugli altri frag c'è alga corallina, e quindi questi poi ci aiuteranno in vasca per appunto iniziare anche a colonizzare la vasca sotto il punto di vista dell'alga corallina. Tornando a Ocean Store invece, ragazzi,
Ve lo consiglio tantissimo, hanno una pagina web davvero infinita, hanno di tutto, prodotti internazionali, anche statunitensi, potrete incontrare anche Marco Rox o prodotti proprio che si vendono negli Stati Uniti. Grandissima scelta e quantità per quanto riguarda il livestock, quindi tutto ciò che riguarda soprattutto coralli, ok, tantissima roba, e oltretutto abbiamo ottenuto anche un 5% di sconto, ragazzi, per tutta la community, quindi abbiamo preso questo 5% di sconto. Ovviamente il codice lo vedete sia qui in sovraimpressione che nel primo commento sarà il codice, ci sarà il codice sconto, però devo essere sincero, sono oramai loro una web store che opera da più di 15 anni nel mercato, sono una realtà olandese molto radicata all'interno appunto di quello che è il mercato europeo, sono una grande azienda, vendono tantissimi prodotti, sono molto attenti, hanno una grande attenzione al cliente, vi consiglio di contattarli nel caso aveste problemi, e ovviamente la spedizione per l'Italia è a pagamento, ovviamente, però ragazzi, spedizione in 24 ore come avete visto è arrivata perfetta, senza nessun problema. 12 di mattina del giorno precedente sono partiti, 12 di mattina del giorno dopo erano già qui i coralli dall'Olanda in Italia, quindi ottimo per quanto riguarda la spedizione e tutto, coralli davvero che sembrano in salute. E adesso terminiamo l'acclimatazione e poi mettiamo tutto in vasca. Siamo un attimo qui con la Chalice perché vi volevo far vedere i 2 o 3 problemini che ci sono con questo corallino, più che con questo corallino, con i parassiti su questo corallino. E ovviamente anche avendo passato il corallo in dip ci sono dei parassiti che non si riescono a eliminare. Ricordatevi che i dip comunque molte volte sono specifici, e come vedete qua in mezzo, vedete qui questa parte qui, vediamo se ve lo riesco a mettere meglio a fuoco, eccola, una bella pallina di Valonia, vedete qui proprio, qui, eccola qui. La cerco di indicare con una pinza, eccola qui, ma c'è anche qui, vedete, eccola qui sotto, eccola qui c'è un'altra, quindi abbiamo un po' di Valonia dappertutto. Inoltre avevo visto anche una Eptasia che appunto vorrei evitare di inserire in vasca. Guardate qui sotto che cosa c'è un granchio, lo vedete? Guardate la chela del granchio, questa qui, questa, la vedete? Questa è una chela, guardate, oh, eccolo qui, sta qui il granchietto, lo vedete? Eccolo lì la chela. Questa è una cosa sfiziosa anche da farvi vedere, eccola qui la chela, eccola qui, la vedete? Eccola qui, c'è un granchietto qui sopra, però come vedete c'è anche dell'alga Valonia qui a fianco, questa piccola pallina qui, questa qui è alga Valonia, questo pallino qui, ok, che dovremmo eliminare. Io adesso cercherò di staccare il corallo dalla basetta, ok, cerchiamo di salvare anche il granchietto, onestamente mi fa piacere, a parte che vorrei capire anche che granchio è, che così capiamo che granchio è rimasto all'interno, e stavo vedendo se notavo altre cose su questo corallo. Qui forse c'è un'altra pallina di Valonia, eccola qui minuscola, la vedete? Eccola qui, cioè guardate, questa è una pinza classica becco. La pallina è davvero piccola, guardate quanto è piccola, cioè in comparazione, quindi a volte qua c'è un'altra, vedete qua, eccola qui, questa qui, quindi a volte è davvero difficile individuare dove sono le alghe quando sono così piccole, però fortunatamente stavo dando un'occhiata migliore al corallo e me ne sono accorto, e quindi queste cose devono essere eliminate il prima possibile. Adesso
Non vorrei ferire il nostro piccolo micro granchietto, ma non credo che uscirà da lì, che vorrà uscire da lì, fin quando appunto non stacco il corallo, scusami, il corallo da sopra la basetta. Quindi credo che dovrò prendere una Dremel o qualche altra cosa per andare a staccare il corallo da sopra la basetta, forse facendo palanca, scusatemi, facendo leva con un cacciavite qui sotto riesco ad alzarlo. Spaventato il granchietto intanto che si è messo là dentro. Intanto metto il corallo di nuovo a riposo e vado a prendere un giravite. Tornati in vasca, eccoci qui, abbiamo rimesso il corallo dentro, ovviamente adesso sbava leggermente, è normalissimo dopo un po' di stress che ha passato. E come vedete qui ci sono gli altri coralli che stanno davvero in forma. Devo dire che è stata l'unica basetta che era infestata. Questa basetta è molto pulita con questi discosoma molto belli, lì appunto Izoanthus. Qui abbiamo un Favites, qui l'Acantastreas e qui la Chalice. Che ragazzi, devo dire comunque i coralli stanno bene. Purtroppo sapete che non possiamo controllare al 100% che quello che mettiamo in vasca sia diciamo privo di parassiti, alghe o comunque qualsiasi tipo di microorganismo o organismo. E ovviamente siamo andati a riscattare anche il nostro granchietto, che ragazzi non so che granchio sia, cercherò di vederlo adesso su internet da qualche parte, vedrò se trovo delle reference di questo granchio. Se voi avete qualche idea o sapete di che granchio si tratta, lasciatemelo nei commenti, oppure appunto lo lascerò poi io nel primo commento. Devo dire che comunque è un bel granchetto. Sicuramente è qualche granchio appunto che vive in coralli, vediamo se poi riesco a mettere a fuoco, ma è minuscolo, diminuto, però appunto dobbiamo capire se sia offensivo con i nostri coralli, ok? Quindi appunto che sia inoffensivo. Ovviamente questo ragazzi lo manterrò fuori, vediamo un po' di capire che cos'è e se sarà il caso lo metteremo in vasca, altrimenti non andrà in vasca. Detto questo ragazzi, spero che vi siano piaciuti i corallini e appunto diciamo questo nuovo sito che vi faccio conoscere, Ocean Store. Spero appunto che come sempre questo video vi sia stato utile e nada más gente, ci vediamo al prossimo video.